Salve, oggi farò questa classifica del mouse col Tile Maker, versione Windows, e analizzerò gli ultimi mouse, non tutti, ma diciamo gli ultimi 2 anni, ovvero sia dall'avvento del sensore 3395, quindi prendendo in considerazione il 3395 e 3950, e di quasi tutti ho anche il test del click latency eseguito col tool dedicato, per cui diciamo quelli più attuali e quelli che ho testato. Sono tutti disponibili le recensioni nel mio sito, e ovviamente al momento della recensione la valutazione è stata fatta senza conoscere magari quelli che potrebbero essere i mouse usciti dopo, per cui migliori, e al momento chiaramente la valutazione è stata eseguita considerato il panorama dei mouse al momento. E come vedete ci sono le immagini sotto, e chiaramente non potendo aggiungere le descrizioni perché il testo sarebbe troppo piccolo, li inserisco dandovi dati, costo, impugnatura e via discorrendo, quello che può servire per la classifica. Allora, da un egg shape di Corsair, il Qatar Elite Wireless, e egg shape è una forma del mouse non per tutti, però ecco il prodotto è abbastanza valido, non eccelso come qualità, però purtroppo si porta dietro il dover installare iQ, che è un dramma per chi, cioè soprattutto per gestire un solo mouse, cioè è assurdo avere una suite così, che a me ha creato anche problemi, meno male avevo creato un punto di ripristino, e comunque e non sarà l'unico. Per cui diciamo che è un buon mouse, costo sugli 80 euro, per gli amanti dell'egg shape, polling rate a 2000 Hz, per cui insomma è un valido sostituto del vecchio G305 per gli amanti. Diciamo che è un ottimo prodotto, però ecco gli manca qualcosa, e chiaramente può andare tranquillamente nella sezione a lui dedicata. Ora veniamo a uno dei miei mouse preferiti, che è l'M8 di Wireless, che è M8 di XRFY, che non avevo aggiunto, lo aggiungo subito, non ce l'avevo, vedete, è carino questo programma, per Windows tra l'altro, non online. È uno dei prodotti che io amo di più, è un prodotto piccolo, non per tutte le impugnature, però per chi è finger e ha una mano piccola, Finger Claw è perfetto. Tra l'altro ha l'innovazione di avere la carica laterale invece che frontale, per cui dà meno fastidio anche in caso di si scarichi, averlo laterale non dà noia sui movimenti. Ed è un mouse che al momento si trova sui 70 euro, ma anche meno. Non è l'ultimo sensore, 1000 Hz di poly rate, però devo dire che qualitativamente siamo su un livello altissimo, e prima dell'acquisizione di Cherry, ovvero sia questo è uscito come XTRFY e non come Cherry XTRFY, e è consigliatissimo da parte mia. Poi è bello in questa versione retro che ho, veramente un gran bel mouse. Passiamo a una marca che a me sinceramente non ha mai convinto, e ho avuto sempre problemi di qualità. Scusate per i cani. In uno addirittura mi si è staccata la batteria all'interno, va bene. Parliamo del Pulsar X2 simmetrico, 1000 Hz, costo 100 euro, per cui non mi ha assolutamente convinto. Non credo che il Pulsar sia una grandissima marca, personalmente, poi c'è chi la usanna, però ecco, per quanto mi riguarda non mi ha convinto né questo né quelli prima che avevo, che non sono in lista, è troppo costoso per quanto offre, per quanto mi riguarda. Invece ora andiamo a trovare un altro egg shape che costa 90 euro,
l'Aria XD7 T-Evolution, che è un pochino diverso dal Corsair, è un pochino più alto anche del G305, però ha la forma dell'Egg Shape, sempre 1000 Hz. Ora, 90 euro per questo prodotto sono troppi. Va bene al momento che era l'unico di un certo livello, però ecco, usciti altri, diciamo che si può tranquillamente mettere nella sezione non mi ha convinto, è troppo costoso, anche perché effettivamente non costa poco. Allora, adesso andiamo a un prodotto che, premetto, io l'ho acquistato con una motivazione ben precisa, perché costava 160 euro, perché mi permetteva teoricamente di poter utilizzare il monitor G-Sync con lag analyzer, ovvero sia per avere l'input lag, il latency in game, fare tanti test, però veniva supportato esclusivamente con un firmware. Ecco, il firmware dedicato al monitor per poter utilizzare non si trova, nessuno te lo offre, Asus nemmeno, tra l'altro un supporto allucinante. E poi ho installato, mi hanno fatto installare Armoury Crate, è uscito dopo il software dedicato al mouse, che mi ha rovinato un disco, per cui per me è stata un'esperienza costosissimo, mouse va bene, qualitativamente ci poteva stare, ma niente di che, però insomma tutto il resto non assolutamente da evitare per quanto mi riguarda. Ora si trova sui 100 euro, per cui sui 190-100 euro forse, 100, no, 115 scusatemi l'ho visto, per cui se si trova sui 100 euro, se uno vuole fare la pazzia e ha già il Moricrete installato, magari ci può pensare. Però ecco, per quanto mi riguarda, assolutamente da evitare. Ora invece veniamo a quello che è stato e ancora reputo uno dei best buy in assoluto, che è il VGN Dragonfly, 35 euro e 1000 Hz, però mouse validissimo per tutte le impugnature. Ora c'è la versione, io ho la prima versione, c'è la versione Pro che ha una batteria un po' più capiente, però come autonomia non aveva problemi, rimane un mouse di alta qualità per tutte le impugnature, costo bassissimo, assolutamente ancora un best buy con 33,95 sensore. Eh, per cui tenetelo ancora in considerazione. Altro mouse che non ha ragione di esistere. Caso strano, sono due aziende che non fanno mouse che sono assolutamente da evitare. In questo caso l'MSI Clutch GM41 Lightweight, costo 80-90 euro, mouse che qualitativamente è pessimo, fatto ma insomma i tasti vanno ma insomma assolutamente da evitare, cioè, non lo prendete mai nemmeno in considerazione un mouse del genere. Passiamo ora invece a uno delle marche che insomma è stata una dei top, nuova, insomma ora non più nuovissima, però insomma è stata per un periodo una bella sorpresa, è l'Amzo Atlantis OGV2 4K, costo sui 100 euro, è un mouse non per tutti perché è abbastanza largo, per cui magari se uno ha una mano abbastanza larga, è un po' bassino, sì, non è proprio per tutti come forma, però qualitativamente ci siamo, è un prodotto che fatto bene e tra l'altro ora si trova sui 100 euro, per cui magari forse qualcosina meno, per cui da tenere in considerazione. Diciamo che è un ottimo prodotto, però gli manca qualcosa, insomma. Ottimo prodotto, sì, via. Passiamo adesso ecco, un'altra azienda di quelle top che fanno fanno altre cose, ma è bene che lasciano stare, Alienware AV720M, assurdamente costoso, ora 125 euro adesso, un mouse che non ha nessuna ragione di esistere, cioè proprio non ci siamo, niente. Lasciatelo stare, non lo considerate nemmeno, evitatelo completamente e vi fate un favore. Vi fate un favore a voi e al vostro portafoglio. Andiamo adesso su un altro che era
da considerare il successore del VGN Dragonfly, che è l'ATK F1 Pro 8K con sensore 3950, costo, costo sui 70 euro, per cui grandioso Best Buy, è consigliatissimo, ottima marca anche questa, sempre Cinesoni, però fanno le cose fatte veramente bene. Altro cinese, Rapo VT1 Air Max 4K wireless e 8K cablato, però il cavo non è da considerare. Comunque, mani piccole. Ah, scusatemi, mi son perso. Sia la TK che il VGN, il Dragonfly sono adatte a tutte le impugnature. I tre in basso non ve l'ho detto, tanto sono assolutamente da evitare. Per cui, insomma. Comunque questi, soprattutto il VGN Dragonfly F1 è veramente da tutte le impugnature, così anche la TK è simile, non uguale ma simile, un po' meno per tutti, però insomma siamo lì. Invece il Rapo è un altro di quelli che è adatto a tutte le impugnature, magari un paio dedicato un pochino anche alle mani un pochino più piccole, però rimane un bel prodotto, 70 euro, buono di qualità, diciamo che gli manca qualcosina, però insomma non è un prodotto da scansare a priori. E carino il fatto che abbia una basettina da poter inserire wireless per la ricarica wireless, però di solito danno in regalo, però insomma sarebbe da acquistare a parte. Eh, un altro grande prodotto, 70 euro, veramente qui si parla di un prodotto di qualità veramente alta, 8K, M-Choose L7 Ultra 8K 3950, ottimo click latency per mani piccole, veramente un grandissimo, grandissimo prodotto a 70 euro circa. Questo da tenere in serissima considerazione ed anche loro, ma mi dicono anche che le loro tastiere sono veramente fatte molto bene, per cui consigliatissimo M-Choose L7 Ultra. Passiamo ora al Dareulaya 2 A950 Pro MG 4K, il nome non finisce più, così anche come il prezzo 100 euro in magnesio per chi gli sudano molto le mani, però ecco insomma un prodotto niente da... non basta dire il magnesio per fare un gran prodotto. Diciamo discreto, discreto, niente di più. Magari se lo trovate a meno di 100 euro può essere un'idea, ma niente di eccezionale. Qui purtroppo è entrato a Cherry sul Cherry XTR-FY M68 Pro 8K, è un mouse abbastanza largo per mani grandi, diciamo la versione grande dell'M8, portato a 8K, è una versione Pro, se no c'è la versione non Pro a 1000 Hz, costo 139, ma si trova in molte occasioni anche su Amazon a meno. Non mi ha convinto, il mio aveva un problema anche di sensore, e cui l'ho reso, però ecco, secondo me hanno abbassato un pochino la qualità. Lo consigliavo pensando che fosse tenuto il livello di XTR-FI, però qualcosa è venuto a mancare. E al momento, visti anche altri, direi che non lo consiglio. A prezzo pieno, non consigliato a prezzo pieno, discreto se si trova a prezzo scontato. Comunque non mi ha convinto moltissimo, diciamo sul non consigliato, in questo momento non consigliato. Questo è un mouse che 8-bit DO Retro R8 mouse 8K. Questo è il mouse per chi gli amanti della Xbox, forma Xbox nella Xbox version, colore Xbox, insomma, è un mouse che va bene per un ufficio, non per giocare, è un ottimo prodotto di qualità, fatto resistente, un mattone con la base di ricarica che è perfetto, il mouse non cade, però ecco, è da ufficio, non è un mouse per giocare, a meno che pochissimi che amano un mouse pesantissimo, però insomma, lasciamo stare. Ora, mouse non mi è dispiaciuto, anche se non vorrei che avesse qualche problemino a leggere di tracking col sensore, perché lo sto usando adesso e se vedo che ogni tanto salticchia, magari forse è sporco, non lo so, però ecco, diciamo che
se non ci sono problemi, questo è un mouse Gracer LV8K col display, costo sugli 80 euro e sì, se l'ho trovato un po' meno mouse che va bene per tutte le impugnature, magari per le mani piccole un pochino meglio e diciamo sul discreto, via. Teniamolo sul discreto, niente di più, perché ho questa paura di questo sensore e poi ha un'autonomia molto molto bassa. Non è malvagio, perché è fatto bene, costruito bene e tutto, però insomma, diciamo 70 euro sì, 70 euro andava su, ottimo prodotto, 80 euro il discreto forse di più. Assolutamente siamo sul Logitech Pro X Superlight 2 Dex 8K padellone gigantesco, costo tale e quale alla forma, quindi enorme, 170 euro, assolutamente non consigliato. Non dico da evitare perché abbiamo un click latency molto basso, il mouse si sa che Logitech insomma sul livello gaming ha la sua fascia di fan, però ecco, per quanto mi riguarda aspetterei quello nuovo che sta uscendo, perlomeno c'è un'innovazione, questi sono tutti refresh, di refresh, di refresh, di refresh e sinceramente hanno un pochino refreshato qualcos'altro. Io onestamente non lo consiglio. Endgame Gear OP1 wireless 4K, costo 140 euro per mani piccole, finger, purtroppo sì, ha un click latency bassissimo. Gli altri non ve l'ho messi perché siamo più o meno sui 5-6 millisecondi quasi tutti, insomma, chi più che meno, ecco, non siamo su livelli incredibili. Però qui 140 euro per un click latency basso non giustifica questo prezzo. Tra l'altro subito il rivestimento si vedono le macchie di dita e non vanno via, non è sporco, cioè non si pulisce bene. Costa troppo. Non mi ha convinto, è troppo costoso. Io non lo consiglio. Poi va bene, per giocare può andare anche bene, però ecco, insomma, secondo me costa troppo. E per ultimo ho lasciato l'ultimo mouse che ho tra l'altro testato e qui si parla dell'Inkot G23 Pro che va direttamente lassù fra queste due, cioè non fra queste due, sopra e sotto, andrebbe sia sopra che sotto. Inkot G23 Pro 8K, tutte le impugnature possibili, costo 55-60 euro, ha l'hot swap dei tasti, quindi puoi cambiare il click. Tutti sono click con click latency basso, molto basso, adatto a tutte le impugnature, arancione, fatto veramente bene a un costo bassissimo. Così si fanno i mouse e va in altissimo nella classifica. E niente, quindi questo l'ho concluso, queste sono le mie opinioni riguardo a questi mouse che ho testato. Vi metto anche l'immagine dei click latency, vediamo se riesco a metterla qui direttamente, eccolo, no, meno male, è venuta precisa. Come vedete sono ok, magari poi comunque tanto l'ha appena aggiunta nel link l'immagine. Queste sono quelle che io ho testato, come vedete insomma si parla di 2 millisecondi e 73 Inkot G23 Pro 50-60 euro e Endgame Gear 140 euro sì va bene, non è che sia un pochino meglio ma non da giustificare quella assurda salto di prezzo. E tra l'altro se vedete questo tap test qualcosa è andato male sull'M7 Ultra, magari lo dovrò rifare. Comunque se vedete su questo tap test, l'ultimo wireless, questo tiene in considerazione anche la corsa dei tasti, ovvero sia prima il tasto pre-click, travel pre-click, per cui in alcuni casi va a influire, va a impattare decisamente sul risultato finale del click latency. Bene,
direi che siamo arrivati in fondo, spero che vi sia cosa gradita, vi ringrazio, alla prossima live, ciao!